vestiti di Bhagavan consistevano di kaupinas e dhoti. Per la maggior parte del tempo indossava soltanto un kaupina, una striscia di tela che copriva i genitali. Questo era tenuto fermo da un'altra striscia di tela che veniva legata attorno ai fianchi. Occasionalmente, quando faceva freddo, indossava un dhoti. I dhoti sono strisce di tela che usualmente si legano intorno alla vita e scendono fino ai piedi. Bhagavan preferiva legare il suo in modo da coprirsi il torace fino alle cosce. Quando arrivò a Tiruvannamalai nel 1896, Bhagavan gettò via tutti i suoi possessi personali, inclusi i suoi vestiti. Non indossò più vestiti normali. Bhagavan generalmente andava a fare una breve passeggiata circa 3 volte al giorno. Qualche volta andava a Palakottu, un'area adiacente allo Sri Ramana Ashram, dove venivano alcuni dei suoi devoti, e qualche volta camminava sulle pendici inferiori di Arunachala. Aveva smesso di andare a fare la Giri Pradakshina nel 1926, ma andava ancora occasionalmente a fare una lunga passeggiata. Cos'è la Giri? Si pronuncia? Giri, sì. Giri vuol dire la montagna. Giri Darshana vuol dire attorno alle montagne vengono, come attorno al tempio, così venire attorno alla montagna. Tutta la montagna è considerata come divina, quindi venire attorno alle montagne è una savana. Ho usato una parola gaubina. Gaubina, sì. Gaubina vuol dire la mutanda, come mutanda. Usano un pezzo di telo, no? Quindi lui non usava la vestiti perché anche nel paese caldo non è necessario obbligata, no? Poi invece nell'Himalaya, nel vivere nel grotta, loro vestono invece Tiruvannamalai è caldo. Quindi comunque lui non interessava del vestire, metteva questo polvere bianco, non di tutto il corpo, ogni giorno passeggiava. E quindi quando uno sceglie la vita, cosa non è scelta, no, non è scelta, lui è accaduto, è affrontato, E lui, quando 12 anni lei è uscito lui fuori casa, era una macchina. Nel primo periodo così viveva un po' mendicante, ma non curava se stessi, ma i genitori un po' preoccupavano, è normale. Dopo qua è venuto, prima di venire dal Tiruvannamalai, nel Madurai c'è un tempio, la tempio lui è stato un periodo. Sembra faceva cosa si dice, Bhakti Sadhana, Bhakti, va al tempio, lo fai come ieri noi letto Anustana, tutta l'Anustana, come Giri Darsana, Kovil Darsana, diciamo, attorno quando vengono, questo tutto diventa sadhana.
poi anche fare noi come rotoliamo il corpo, tutto attorno al tempio, rotolano così. Quando fai senza un'aspettativa, cosa diventa un sadhana? Questi 2 anni così faceva la sadhana, no? Dopo andava, la Sirvanama, lei usava la pace, praticava la pace. Non è con la meditazione, non fai, lui mai fatto, e così stava, così sperimentava la pace. No? Anche qualche volta le devoti vengono così, solitano fare lui fissato. Lui è andato a un'altra parte così. Loro vanno via, quindi lui stava come una statua. Così vuol dire lui praticava solo la pace, dando sollievo. E cosa scrive, cosa Annamalai è anche lui una sadhu, Swami, e lui ha vissuto lungo tempo nell'ashram. Lui è stato dopo responsabile di tutta la costruzione ashram fatta lui. E lui dopo ha scritto questa sua esperienza, così adesso già appena lui è entrato, altri giorni ho letto della prima domanda, cos'è la prima domanda? Lui ha chiesto una domanda come andare veloce a realizzazione, come adesso abbiamo come missile vai un attimo lontana, perché così è una tecnica arrivare veloce a realizzazione di sé. Parlava di sempre la realizzazione di sé, Ramana Maharishi, no? Quindi che vuol dire essere nell'anima, no? Essere nell'anima, essere in pace. Quindi questa è una tecnica così veloce di arrivare. E il suo risposto tu è più veloce essere in sé, non stare là fuori, non cominci a fare la pratica questo, tutti fuori. E questo vuole tempo, ma invece se tu disconnetti tutto, tu rimani dentro, sei già realizzato, questo più veloce. E tutto è il problema della spiritualità, connettere o disconnettere. Secondo me, io sto imparando anche del computer, se disconnette tu stai tranquillo, non vedi nessun problema, invece il connette sembra è così. Anche nella vita noi dobbiamo imparare a disconnettere tutto il mondo esterno, poi disconnettere il corpo, sensi, intelletto, sentimenti, emozioni. E cos'è la spiritualità? Vuol dire come disconnettere, imparare a disconnettere dal Maya. Grazie. Om Saranavatu Saranam Gunaturu Saraviryam Karavavate Tejasvinavati Tamastu Mahavishvare. Om Shanti Shanti Shanti. Il cielo, la terra, nostra benedizione, nostra nutrizione, che proteggiamo, amiamo, curiamo. Ricordiamo saltanati, poi facciamo un saluto.
Grazie, buona giornata. Buona giornata. Grazie.